Catarinaland. Amore, finalmente soli. Quanto tempo? Oh, tantissimo tempo. Tantissimo tempo. Cosa hai fatto tutto questo tempo? Lavorato. Oggi vi portiamo a fare una piccola gitarella nella valle, nella madre patria del mio amore, a San Vigilio di Marebbe. Stiamo salendo per la Val di Ciaslins, partendo dal lago della Creta, la strada in ladino. Ed ora stiamo per raggiungere le cascate di Ciaslins, proprio qua davanti a noi. Calcolate che dal lago della Creta alle cascate di Ciaslins sono solo 15 minuti a piedi, quindi bellissimo se avete dei bambini che vogliono vedere questa meraviglia. Noi i bambini li abbiamo lasciati a scuola. In questo momento siamo ancora accompagnati dal fragore dell'acqua e delle cascate. Fra poco ci sarà il silenzio assoluto. Allora, la valle di Ciaslins all'inizio si inerpica abbastanza ripida, ma il sentiero è molto facile, non ci sono difficoltà di alcunché, e quello che facciamo oggi è la valle di Ciaslins, fino su al passo di Sennes, giù da Sennes, scendiamo verso la valle di San Berto, poi taglieremo per i Grain e i Pici Parais, per le grandi e le piccole pareti, ritornando al rifugio Pederù. Quando ci sono temporali qua le frane di materiale sono all'ordine del giorno. L'ultima volta che sei venuta per di qua eri già sposata? Non mi ricordo. No, penso di no. No. Eri ancora innamorata allora? Sì, ma anche adesso. Sentiero 25. C'è una fontanina per un po' d'acqua.
stiamo facendo questo giro ad ottobre, non fa così caldo, però quando fa caldo Ci vuole l'acqua. l'acqua. Stiamo per raggiungere 1800 metri di altezza sopra il livello del mare, il che vuol dire, specialmente sulle Dolomiti, che stiamo pian pianino uscendo dal bosco. Cosa usiamo noi come cartina? La migliore, l'applicazione del tabacco. Infatti è quella che vi indica esattamente dove ci si trova, quindi sono scaricabili offline ad un costo, però tabacco sono le migliori cartine con la toponomastica giusta del loco, quindi ci sono veramente i nomi in ladino. Vediamo che qua Val di Chashlings, e se non avete bigiato durante l'ora di geografia quando vi insegnavano a leggere le cartine, allora è molto facile leggere la cartina. Sì, ci sono anche le applicazioni gratuite, però sono gratuite per un motivo. Una caratteristica di questo sentiero che risale la valle di Chashlings è che si cambia sempre tipo di terreno, sentiero con ghiaia, poi si passa in un morbidissimo sottobosco e dopo un'ora di cammino, amore, sta sorgendo il sole. Hai visto che bello? Ma guarda, hai i pantaloni autunnali che, come sei intonata bene all'autunno. Sì. Hai detto tu che non posso mettermi qualcosa No. di nero. Noi siamo sgargianti. Non vestitevi in nero, perché se vi serve soccorso quelli in nero non li vedono. Sempre colori allegri. Siamo a 2100 metri, ormai alberi non ce ne sono quasi più e ci ritroviamo in mezzo ad una selva oscura. Vivo interessante, perché da qua si può poi anche arrivare al lago di Braies in 2 ore e mezza. E rifugio Sennes 2 ore e 20. Vuoi andare a Braies o al Sennes? Andiamo al Braies? No, ci sono troppi influencer. Allora andiamo al Sennes. Sì. Vediamo una bellissima visuale sulla valle di Chashlings con sullo sfondo il Sasso Putia. Ora ci lasciamo dietro di noi la valle di Chashlings e pian pianino abbiamo la vista, vedremo il passo di, come si chiama quel passo? Ah sì, giù del Sennes. Davanti a noi Col dei Ricigoni e qua non so se è all'ombra, c'è tutto il passo
di Sennes. Sembra vicino adesso, sembra, però non lo è. No, 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 no. Stiamo attraversando questo paesaggio lunare, facciamo un po' di zigzag e poi l'ultima difficoltà di giornata, che dire, spettacolare. Allora, noi siamo venuti per di qua, là in fondo questo è il Piz de Perez, qua c'è una malga, se la vedete, quella è la malga Fogadura, e in fondo vedete le cime della cresta di confine. Vediamo un altro. Qua c'è un altro modello o razza di stambecco, deve essere il famosissimo Stambecus mollis. Si vede dal passo, sì. Siamo quasi arrivati? Quasi. Un po' di panorama. Yuhu! Ecco il grattino. Ecco, Ma niente, non è quel che diceva. in lontananza le tre cime di Lavaredo.
come sapere tutte le cime delle montagne, prendiamo l'applicazione Peak Finder. Tac. Dov'è? Tardi e non voglio l'aggiornamento. Dove possiamo anche selezionare le foto, poi le centriamo un po', ecco, così. Adesso abbiamo tutti i nomi delle montagne che abbiamo intorno a noi. Cima Amore, no. Qua non mette Cima Amore, su questa applicazione non era meglio che facevo l'aggiornamento prima. Ah, sa di caffè? Sì. E tu bevi caffè? No, mangio caffè. Ti mangio anche il tiramisù. Ma che è mio? Allora, qua davanti a noi tutto l'anfiteatro del Sennes, si vede il rifugio Malga di Sennes. Il rifugio Sennes è subito qua dietro. Noi adesso scendiamo per questa valle. Prima della Malga di Sennes andiamo poi a destra e giù verso il rifugio Pederu. Cuscinetti di lana. Adesso potete notare che siamo in maniche corte. Infatti in salita eravamo sul versante nord, quindi freddo, e anche se eravamo in salita eravamo ancora in maniche lunghe, e adesso qua la temperatura è molto più piacevole, anche se c'è sempre un leggero venticello e bisogna coprirsi perché non abbiamo più 20 anni, perché fare le cavolate può ucciderti, vero? Quindi il collo sempre al caldo, la testa, le orecchie, la pancia, i reni, perché la fregata è dietro l'angolo. Diciamo ciao all'altipiano del Sennes e adesso andiamo verso il Plan Pescu. Pescu, Q in ladino è sì, sedere. Sotto Plan Pescu c'è un precipizio che dà proprio sulla valle di Rudo o di Pederu. Siamo 3 ore e mezza adesso in cammino, pian pianino ci starebbe anche un panino, ma Io l'ho mangiato. eccoci sopra le pareti della valle di Rudo che vediamo qua giù. Facciamo un po' di attenzione perché un passo e poi arriviamo subito a valle, magari troppo veloce. Qua giù vediamo il rifugio Pederu proprio sotto noi, eccolo qua, è la valle del Fanes. Noi seguiamo questa specie di Stambecus mollis, essendo lei della zona conosce tutte le scorciatoie.
Oh, oh, ecco il sentiero, è stata un po' dura, ma abbiamo trovato la via d'uscita. Guardate, prima quando eravamo sopra le pareti eravamo qua. Abbiamo fatto tutte le pareti ta 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 ta, e adesso stiamo scendendo per questo bellissimo sentierino verso il Pederù. Amore mio, scendi le scale del paradiso, avvicinati a questo pover'uomo. Al principe. Siamo sulla discesa dal Sennes al Pederù, sulla vecchia strada militare costruita durante la prima guerra mondiale per portare armi e tutto quanto serviva al fronte austriaco. Come avrete capito, o se non l'avete capito ve lo dico ora, la macchina l'abbiamo al lago della Creta, quindi in stagione dal Pederù ci sono i pullman che fanno avanti e indietro, oppure c'è il classico, ma funziona di nuovo, autostop, o si va a piedi per 12 km totale del giro. Possiamo già riassumere, sono 15 km per 5 ore o un quarto alla fine. E questo è tutto, e ci vediamo alla prossima. L'acqua dell'amore, l'acqua che ringiovanisce. Visto il nido che ho qua non funziona mica tanto.